Genova di novembre a quella luce che non chiede permesso, entrata dalla finestra del treno prima ancora che arrivassi alla stazione, grigia, ma non grigia come Torino, grigia come il mare che non è triste, è solo quello che è. Alla stazione nessuno mi aspettava e la cosa strana è che non mi pesava. A Torino il fatto che nessuno aspettasse pesava sempre qui. È come se la città avesse già deciso che andava bene così, che nessuno aspettasse che arrivassi da solo con una valigia e non sapessi ancora dove mettere le cose. I Carucci non li avevo capiti dalla cartina, salgono, si biforcano, spariscono e poi riappaiono più in alto. Ho camminato per un'ora prima di accorgermi che stavo girando intorno alla stessa chiesa. 3 volte, la terza volta ho smesso di cercare e ho aspettato che la città decidesse lei dove portarmi. La sera ho trovato un bar in fondo a un vicolo. Il barista non mi ha chiesto niente, ha fatto il caffè, lo ha messo sul banco. Ho pensato, questa è la cosa che si cerca in una città nuova. Non qualcuno che ti conosca, qualcuno che faccia il caffè senza chiederti chi sei e perché sei arrivato in novembre. Tornando ho sentito il porto prima di vederlo, un odore di sale e ferro e qualcosa che non so nominare. Ho pensato, questa città ha un odore suo che non assomiglia a nessun altro posto che conosco e che non dimenticherò. Anche se poi non resti, anche se poi torno a Torino e faccio finta di non avere imparato niente da una città che non mi conosceva e non gliene importava. Genova di novembre, primo giorno. La finestra del pensionato che dava sul vicolo, il rumore del porto lontano e la sensazione che qualcosa sta
stesse per cominciare. Era mercoledì, lo so perché il mercoledì vado alla biblioteca municipale, non per nessun motivo preciso, perché il giovedì è già quasi fine settimana e il mercoledì è ancora abbastanza lontano dal fine settimana da non dover pensare a cosa fare il fine settimana. Era seduta al terzo tavolo contando dall'entrata. Aveva un libro aperto ma non stava leggendo. Guardava fuori dalla finestra che dava su un cortile. Non c'era niente in quel cortile. Un albero, la parete di un palazzo e lei che guardava come se ci fosse qualcosa di più interessante del libro. Ho preso posto al quinto tavolo, abbastanza lontano da non sembrare che avessi scelto di sedermi vicino, abbastanza vicino da vedere che aveva una matita dietro l'orecchio che non usava mai, che teneva lì come si tiene qualcosa che potrebbe servire anche se non serve. A un certo punto ho alzato gli occhi dal cortile, ho abbassato i miei sul libro che stavo fingendo di leggere. Quando li ho rialzati, lei stava di nuovo guardando il cortile con l'albero e la parete. Ho pensato, cosa vede che non vedo io in un cortile con un albero e una parete? Alle 5:10 ha chiuso il libro, ha preso la matita da dietro l'orecchio, l'ha messa nella borsa, si è alzata, ha indossato il cappotto con quella concentrazione di chi conosce ogni bottone del proprio cappotto ed è uscita senza guardare verso il mio tavolo, perché non sapeva che c'era qualcosa da guardare. Sono rimasto ancora un po', il terzo tavolo era vuoto, il cortile con l'albero era lo stesso. Ho guardato, cosa vedeva lei? Non ho capito, ma ho capito che c'era qualcosa da capire e che forse il mercoledì prossimo sarei tornato alla biblioteca municipale per continuare a non capirlo. La biblioteca municipale di mercoledì pomeriggio, il terzo tavolo è un cortile con un albero che non capivo e che adesso volevo capire.
Carugi non si imparano, si abitano. C'è differenza tra sapere dove porta un vicolo e sapere cosa cambia il vicolo quando piove, quando fa freddo, quando è lunedì mattina. Io li so nel secondo senso, li so come si sanno le cose che non si sono scelte. Il Carugio dietro la cattedrale puzza di fritto. Il martedì e il venerdì, quello che scende verso il porto cambia luce alle 3 del pomeriggio d'inverno in un modo che non so spiegare a chi non lo ha visto almeno 300 volte. Se lo spiego sembra una cosa normale, se lo vedi non lo è. So dove mettere i piedi quando è bagnato, so quale portone è sempre aperto, anche di notte quale bar fa il caffè come piace a me, senza che io debba spiegarlo ogni volta, lo sanno già, come si sanno le cose di una persona che viene da sempre e non ha mai smesso di venire. La nebbia qui è diversa, non è la nebbia di pianura che copre tutto, è la nebbia del mare che arriva da sotto. Entra nei Carugi dal basso, sale se sai aspettare, passa come passano le cose che vengono dal mare in fretta, senza salutare. Ho scelto Genova, Genova mi ha scelto, nel senso che ci sono nata e ho smesso di fare domande. A un certo punto, quando smetti di chiederti perché sei in un posto, il posto smette di essere un C'è un bar in fondo a via Luccoli che chiude alle 10, non alle 11, non a mezzanotte, alle 10, come se il barista avesse deciso che dopo le 10 non valesse la pena di stare aperti per i pochi che restano. Vado lì il martedì e il giovedì, perché il mercoledì vado alla biblioteca e non voglio
sovrapporre le cose buone. Quella sera mi ero seduto al solito posto, vicino alla finestra che dà sul vicolo, perché mi piace guardare i gatti che passano di notte nei vicoli di Genova. Il barista aveva già messo il bicchiere sul banco prima che aprissi la bocca, e questa cosa ogni volta mi fa sentire meno straniero. Era seduta all'altro tavolo, di spalle verso la finestra, non la vedevo bene, solo il profilo, il modo in cui teneva il bicchiere. C'era qualcosa in quel modo di tenere il bicchiere che conoscevo senza sapere da dove. Ho guardato cercando di ricordare Genova è piccola, si vedono le stesse facce in posti diversi, ma quella faccia non riuscivo a collocarla. Avevo la sensazione di chi cerca una parola che conosce e che non arriva. Quella sera la parola non è arrivata. Alle 10:05 si è alzata, ha lasciato i soldi sul tavolo, ha indossato il cappotto e mentre usciva si è girata un momento verso il barista. Ho visto il profilo E ho pensato, la conosco, ma non ricordavo da dove. e il bar ha chiuso alle 10 Come sempre e io sono uscito con quella parola ancora in bocca. che non arrivava. Il bar che chiude alle 10 E quella faccia che conoscevo senza sapere da dove. e i gatti nei vicoli Che non hanno questo problema.
C'è una cosa che non capisco di come si conosce qualcuno. A volte ci si conosce in un momento preciso. Si dice quella parola o si fa quel gesto e si sa. E a volte invece qualcuno semplicemente smette di essere uno sfondo, senza che succeda niente di preciso. E non sai da quando ho cercato il momento in cui ho cominciato a vederlo. Alla biblioteca era lì, ma non lo vedevo, nel senso che lo vedevo, ma non lo registravo. Come si vedono i portoni nei caruggi che ci passi davanti ogni giorno. E a un certo punto te ne accorgi e non sai se è nuovo o se era sempre lì. E tu guardavi da un'altra parte. So che prende posto lontano dall'entrata, so che rimane dopo che la maggior parte se n'è andata. So che ha un libro, ma non sempre legge. Lo guarda come si guarda qualcosa che si sta ancora decidendo se interessa, e quella cosa di non decidere mi sembra onesta in un modo che non so spiegare. Non è che lo aspetto, non ho cambiato niente. Vado alla biblioteca il giovedì come sempre, ma adesso quando arrivo noto se c'è, e quando non c'è la biblioteca è la stessa biblioteca di prima. Solo che adesso lo so che quella è la biblioteca senza di lui, e prima non sapevo che c'era differenza. Ieri, alzato gli occhi dal libro, ho guardato altrove, perché non volevo che mi trovasse a guardare. Non so perché, non volevo, forse perché se mi trovava a guardare diventava una cosa reale, finché non diventa una cosa reale. Non devo decidere cosa farne. Come si conosce qualcuno senza un momento preciso, senza una parola che sia stata detta, senza sapere da quando lo si conosce già.
l'erliatore fa quel rumore ogni dicembre, scricchiola, poi tace, poi scricchiola ancora, come se stesse decidendo qualcosa. Ho imparato a dormirci sopra, ma stasera non dormo e lo sento ogni volta come fosse la prima volta che sento un appartamento fare i suoi rumori da solo. Fuori i caruggi sono vuoti a quest'ora, si sente il porto lontano quando fa silenzio il radiatore. Genova di dicembre, la notte più lunga che in pianura, perché i palazzi si avvicinano e il cielo è più stretto, e quando guardi su ci sono meno stelle da contare. Stavo scrivendo una lettera, non a lei, non so ancora come si chiama. Una lettera a qualcuno che non esiste ancora, o forse esiste e non lo so. Stavo scrivendo della biblioteca del mercoledì, di un cortile con un albero e una parete che a qualcuno sembrava interessante, e non riuscivo a spiegare perché lo stavo scrivendo. Non so il suo nome, so che va alla biblioteca, so che guarda i cortili, so che tiene una matita dietro l'orecchio che non usa mai, e so che al bar di Via Luccoli tiene il bicchiere in un modo che ho già visto da qualche parte, e non ricordo dove il radiatore scricchiola fuori il porto, fa il suo rumore, e io sto scrivendo una lettera a qualcuno che non so chi sia. Ho smesso di scrivere, ho lasciato il foglio sul tavolo, il radiatore ha smesso di scricchiolare, e nel silenzio ho pensato che forse il mercoledì prossimo avrei potuto dire qualcosa, non so cosa, qualcosa che non fosse il silenzio di chissà dove si siede e non dice perché si siede lì. Dicembre, il radiatore è una lettera, nessuno sul tavolo, sul tavolo. Sul tavolo. Sul tavolo. Sul tavolo. Vado alla biblioteca il giovedì da anni, non per un motivo preciso, per abitudine. Adesso
vado ancora il giovedì e mi dico che per lo stesso motivo di prima. E non è vero, ma funziona dire le cose a voce bassa dentro di sé, come se fossero vere, almeno finché non si deve guardare in faccia quello che sono. Ho cominciato a notare quando non c'era prima di notare, quando c'era, che è una cosa strana a pensarci di solito. Prima si nota la presenza, poi l'assenza. Con lui è stato il contrario. Un giovedì mi sono accorta che la biblioteca era diversa e ho capito solo dopo che era diversa perché non c'era lui. E quella scoperta mi ha detto più cose di quanto volessi sapere. Ho spostato il mio posto non al terzo tavolo, non al suo, un tavolo da cui si vedono entrambi. Mi sono detta che la luce era migliore, la luce era la stessa di prima, ma mi serviva una ragione che non fosse la vera ragione. E la luce era disponibile e non faceva domande. Il giovedì scorso non è venuto, ho aspettato fino alle 5. Non stavo aspettando, stavo leggendo, ho letto la stessa pagina 4 volte. Non stavo aspettando, stavo solo trovando difficile concentrarmi sulla stessa pagina per la quinta volta, senza capire perché. Oggi è arrivato tardi, ho sentito la porta, non ho alzato gli occhi, ho aspettato un tempo che sembrava ragionevole, poi ho alzato gli occhi verso il cortile come sempre e lui era lì al suo tavolo col libro che forse leggeva, forse no. E ho pensato bene, senza sapere esattamente cosa intendevo con bene, ma lo intendevo. La biblioteca del giovedì, con quella luce che va via presto, e quel posto che ho spostato per la luce che era la stessa di prima. Mercoledì scorso avrei potuto dirle qualcosa. Il momento c'era, era alle 4:20. Lei si alzava per andare e io ero tra lei e l'uscita. Non di proposito mi ero alzato per prendere un altro libro e mi ero trovato nel corridoio tra lei e la porta. Ha alzato gli occhi
Mi ha visto, per un secondo ho visto che mi aveva visto, e in quel secondo avevo 3 possibilità: dire qualcosa, sorridere senza dire niente, fare finta di non aver visto che mi aveva visto. Ho scelto la terza. Ho guardato il libro che stavo prendendo, come se fosse il libro più interessante della biblioteca. Lei è passata. Ho sentito i suoi passi sul parquet. 3, 4, 5. E poi la porta. E il corridoio di nuovo vuoto con me, che tenevo un libro sulla storia dell'architettura genovese che non avevo nessuna intenzione di leggere. Non è stata paura, o forse sì, ma non solo. È che non sapevo cosa dire, nel senso che sapevo che avrei potuto dire qualcosa di generico. Buonasera, che tempo fa? Ha trovato quello che cercava, ma qualcosa di generico con lei mi sembrava peggio del silenzio. E il silenzio è quello che ho scelto. E adesso il silenzio è quello che ho. Il momento non torna, lo so. I momenti non tornano uguali, tornano diversi. Ho rimesso il libro sull'architettura genovese al suo posto e sono tornato al mio tavolo e ho riletto la stessa pagina per un tempo che non so misurare, senza capire una parola di quello che stavo leggendo. Il prossimo mercoledì dirò qualcosa, non so cosa, qualcosa che non sia il silenzio di chissà. Dove si siede e perché, e non lo dice perché non sa come si inizia a dirlo. Quasi, quasi. 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 A Genova nevica raramente. Quando nevica la città non sa cosa fare. I caruggi diventano un'altra cosa. Il rumore del porto si ammorbidisce, i gatti spariscono e c'è quel silenzio che è diverso
da tutti gli altri silenzi di Genova, il silenzio di quando nevica, che la città non sa ancora come abitare. Stavo alla finestra, non per nessun motivo, perché nevicava. E quando nevica a Genova ci si mette alla finestra. Come si fa? Con le cose rare che non durano. Guardavo i caruggi bianchi e pensavo che avrei voluto mostrarlo a qualcuno che non lo aveva mai visto e non sapevo a chi. A un certo punto ho visto qualcuno in fondo al vicolo, camminava con il cappotto alzato contro la neve. Non ho visto la faccia, ho visto il modo di camminare di chi guarda ancora le cose con quell'attenzione, di chi non le conosce ancora tutte. Ho pensato di aprire la finestra, di dire qualcosa, non so cosa, il suo nome, non lo so. Qualcosa che lo facesse alzare gli occhi verso la finestra, verso di me. Invece non ho aperto la finestra e lui ha continuato a camminare nella neve senza alzare gli occhi. E io sono rimasta a guardarlo fino a quando non ho visto più niente che il vicolo con la neve e nessuno. La neve ha continuato a scendere, il caruggio era di nuovo vuoto. Ho chiuso la finestra. Ho pensato, forse era lui, forse no, non lo saprò mai. E la neve a Genova dura poco, domani o dopodomani sarà già tutto come prima, solo più bagnato. E io non avrò aperto la finestra. Neve sui caruggi, una volta ogni qualche anno, e quella figura in fondo al vicolo che non ha alzato gli occhi.
Non è tornato il mercoledì dopo, né quello dopo ancora. La biblioteca è tornata ad essere la biblioteca. Il terzo tavolo è di qualcun altro adesso, un ragazzo con gli occhiali che legge davvero, senza guardare i cortili, senza guardare niente che non sia il libro, e mi sembra onesto nel modo in cui sono oneste le cose che non fanno finta di niente. Ho capito che era di Torino dalla valigia che aveva il primo giorno che l'ho visto alla biblioteca. Aveva quella valigia da chi arriva per un periodo, non da chi resta. Lo sapevo senza saperlo, come si sanno le cose che non si vuole sapere, perché se le sai devi fare qualcosa con quello che sai. E io non ho fatto niente. Genova sa tutto quello che è successo tra di noi, che non è niente nel senso che non si è detto niente, non si è fatto niente. Ma Genova sa anche quello che non è successo, e sa che sono due cose diverse, quello che non succede perché non c'è niente, e quello che non succede perché qualcuno non apre la finestra quando nevica. Avrei potuto aprire la finestra, avrei potuto andare alla biblioteca il mercoledì invece del giovedì. Avrei potuto chiedergli il nome del caruggio che cercavo del bar, o di qualsiasi cosa. Avrei potuto fare la cosa più semplice del mondo, e non l'ho fatta. E lui è andato a Torino con la sua valigia da chi arriva per un periodo, e io sono rimasta con i caruggi che conosco come un metro che porto sempre, che quella volta non ho usato per me.
misurare la distanza tra me e la finestra. Tengo la matita, no, non la sua, non gliene ho presa una, ma ho comprato una matita e la tengo dietro l'orecchio. Non so perché, forse perché è il tipo di cosa che si tiene senza usarla, che potrebbe servire, anche se non serve, che è lì come promemoria di qualcosa che non si vuole dimenticare, anche se non si sa esattamente cosa. Caro, ti scrivo questa lettera con una calma che non avevo nelle altre, non perché non ci sia niente da dire, perché so già quello che voglio dirti e so come dirlo senza cercarlo mentre scrivo. Ci vuole del tempo ad arrivare a questa calma, ce ne ho messi abbastanza. Queste lettere ci hanno dato qualcosa, non so come chiamarlo, il permesso forse di sapere che l'altro esiste, che esiste ancora in modo reale. Non come memoria, come persona che compra il pane e conosce il gatto del palazzo e mangia il martedì e il giovedì con un collega che si chiama Aldo. Questo mi ha fatto bene, sapere che esistevi così, in modo concreto e piccolo e reale. Ci ha fatto del bene scriverci, non perché abbia cambiato niente, non perché abbia risolto niente, ma perché alcune cose non hanno bisogno di essere cambiate o risolte, hanno bisogno di essere dette, di esistere fuori dalla testa, anche solo in una busta, anche solo tra noi. Ho deciso di non scriverti più, non perché tu abbia fatto qualcosa di sbagliato, non perché io sia arrabbiata, perché ho capito che c'è un momento in cui le lettere hanno fatto quello che potevano fare, e continuare sarebbe tenerle in vita oltre il tempo giusto, e io non voglio farlo né a me né a te. Ci ha fatto del bene scriverci, non perché abbia cambiato niente, non perché abbia risolto niente, ma perché alcune cose non hanno bisogno di essere cambiate o risolte. E adesso lo so, e adesso basta, e basta,
è una parola che fa paura e che invece a volte è solo la parola giusta. Voglio che tu sappia che sono contenta di aver ricevuto la tua prima lettera, che sono contenta di aver risposto che Bologna con i suoi portici e il suo caldo che entra dal passo mi sembra un posto giusto per te, non il posto che avrei scelto, il posto giusto che è diverso e che spero tu lo sappia già. Tienimi nel modo in cui si tiene quello che è stato vero, non come qualcosa che manca, come qualcosa che c'è stato. E io terrò a te nello stesso modo, in quello spazio che non ha nome, ma che esiste in tutti e che a volte si riconosce camminando per una via che si credeva di aver dimenticato. Ho piegato la lettera, l'ho messa nella busta, questa volta la spedirò. Basta così, non come addio, come il modo giusto di tenere qualcosa che è stato vero. Stavo alla finestra, come tutte le sere di novembre, quando la pioggia batte sul selciato così. Il tuo cappotto blu è ancora dietro la porta. Il terzo martedì senza di te, contavi le gocce sul vetro, dicevi che ogni goccia portava un nome. Roma ti piaceva così, bagnata e silenziosa, come una cosa vecchia che sa aspettare. Piove ancora su via del Corso, come quella sera di gennaio. Piove ancora sulle strade che conosci, come le conosco io. Piove ancora e io rimango qui a guardare dove sei passata. Ho preso il cappotto, non il tuo, il mio. Ho chiuso la porta piano come si chiude quello che non si chiude mai del tutto. Piove ancora su via del Corso, come quella sera di gennaio. Piove ancora sulle strade che conosci,
come le conosco io. Piove ancora e io rimango qui a guardare dove sei passata. Non so perché mi alzo, non so dove vado, so solo che le scarpe conoscono ancora la strada verso di te. Sono sceso in strada, la pioggia mi ha preso, senza fare domande. La tua tazza è ancora lì, sul tavolo. Piove ancora, piove ancora.